Lo stop loss è uno strumento importantissimo che dovremmo iniziare a conoscerlo e a maneggiarlo con cura, perché lo stop loss ci aiuta a preservare il conto da improvvise esplosioni di volatilità e inoltre ci aiuta ad uscire dal mercato in situazioni impreviste, ci salva molto spesso il conto, ci preserva il profitto che stiamo generando. Insomma, lo stop loss, per chi è in grado di saperlo utilizzare, è uno strumento formidabile. Tuttavia la maggior parte non lo utilizza, soprattutto io quando magari faccio dei video molto spesso mi accorgo che lo stop loss non lo inserisco in macchina. È una questione di comodità, perché lo stop loss devi stare ogni volta a calcolare il prezzo, devi cercare di curarlo, perché lo stop loss è un po' come immettere un nuovo ordine a mercato, quindi se si sbaglia si rischia poi di uscire e più delle volte si esce con una perdita, perché sostanzialmente se io sto macinando profitto e il mercato sta pagando, però non calcolo bene la volatilità del prezzo, rischio magari di posizionare lo stop loss troppo vicino alla fluttuazione del prezzo e quindi viene colpito, io esco fuori da mercato. Quando esco fuori a mercato, insomma, ci si trova di fronte ad un azzardo, perché non si riesce mai a capire se si è a fine corsa, quindi entrare nuovamente e mettere un nuovo ordine a mercato comporta ovviamente uno stress ancora maggiore, perché rispetto ad avere un'operazione che già sta pagando e lo stop loss sta curando il nostro profitto, in pratica noi siamo a mercato free ticket, non stiamo più rischiando pagando niente, quindi il mercato pagherà soltanto, quindi uscire da questa situazione è poco conveniente. Quindi anche se stiamo incassando del profitto e lo stop loss viene colpito per una nostra disattenzione, è un bel problema, perché perdiamo l'occasione in cui eravamo a mercato senza rischi. Tuttavia lo stop loss, come già ne avevo parlato in un articolo e in alcuni video premium channel, ha una serie di problemi, tra cui il più importante è che il broker non lo garantisce. Nessun broker serio garantisce lo stop loss. Questo perché? Perché il mercato è una variabile unica, i prezzi continuano a spostarsi, possono crearsi delle tensioni che innescano esplosioni di volatilità, in cui il prezzo di un sottostante può avere ampissimi margini di oscillazione, e ve lo mostro con un esempio molto pratico. Distribuzione yen: se voi prestate attenzione, in questa parte qui abbiamo un vuoto. Dollaro yen, che era a questo livello, praticamente si ritrova qui. Quindi queste situazioni si verificano quando ci si trova di fronte ad una discontinuità a salto. Ipotizzando che io avessi un'operazione sell dollaro yen e avessi posizionato per esempio lo stop loss a questo livello, quindi intorno ai 147,21, in questa situazione di esplosione di volatilità il loss non sarebbe stato eseguito al prezzo che io avevo caricato in macchina, ma veniva preso al primo prezzo di mercato. Nei contratti con i broker seri ovviamente c'è sempre una clausola in cui c'è scritto che lo stop loss non è garantito perché verrà eseguito al primo prezzo di mercato. Quindi se durante la nostra negoziazione noi ci troviamo in una situazione analoga dove si verifica una discontinuità a salto, cioè il prezzo da un livello passa immediatamente ad un altro, questo può capitare in situazioni di fervore macroeconomico, qualsiasi altra situazione di allineamento prezzi, e noi siamo in mezzo a questo range, praticamente lo stop loss viene eseguito a questo prezzo, cioè al primo prezzo di mercato. Dove arriva il prezzo, lo stop loss viene eseguito. E capite bene che se io sono entrato sell e sono carico e sono consapevole di essere pesante sul mercato e a tale ragione io vado a fissare uno stop loss per tutelarmi maggiormente, se si verifica una situazione analoga di discontinuità a salto, in pratica lo stop loss viene eseguito a questo prezzo, e dal prezzo in cui noi siamo dentro fino al prezzo in cui il mercato atterra, il broker fa il conteggio effettivo della perdita. Quindi se noi per esempio a 147,35 abbiamo il margine a zero, noi qua da questo livello a questo livello, al primo prezzo di mercato, noi siamo in saldo negativo. Che cosa significa essere in saldo negativo? Abbiamo chiuso un'operazione che ci ha portato debito, che praticamente il broker ci chiude il conto in negativo, quindi noi vedremo sul balance che avremo meno i soldi corrispondenti al loss generato, alla perdita generata. E cosa succede in questo caso? Dobbiamo mettere altri soldi per portare
portare il saldo quantomeno a zero, perché praticamente chiudiamo in debito. Per questo motivo i mercati finanziari, i mercati telematici sono pericolosi. Pericolosi perché non c'è il rischio di perdere soldi che abbiamo depositato sul conto, ma c'è il rischio che ci troviamo con i debiti. Quindi è molto importante sviluppare strategie, consapevolezza che prevengono queste situazioni. Badate bene che in un grafico tempo-prezzo voi queste cose non le vedete, perché se io aprissi anche altri tassi di cambio, per esempio il franco svizzero, per esempio il CAD, vedete che le discontinuità a salto si verificano su tutti i rapporti di cambio. Abbiamo la discontinuità a salto che si era verificato sullo yen, che apriva qui, abbiamo quindi su dollaro yen, questo dollaro yen, USD dollaro yen, quindi abbiamo dollaro franco svizzero, quindi anche qui discontinuità a salto su dollaro franco svizzero. Adesso io sposterò tutto e abbiamo in questo caso una discontinuità a salto che, attenzione, su dollaro CAD non si verifica, ma si è verificato su che cosa? Su euro CAD, e di conseguenza dove si è anche verificato? Su euro dollaro. Quindi una situazione ambigua di mercato fa sì che i livelli di prezzo cambiano regime, e ovviamente se noi ci troviamo esposti non soltanto su dollaro yen, ci troviamo esposti su dollaro franco svizzero, su euro CAD e su euro dollaro, insomma sono dolori. E badate bene che queste situazioni non si evitano con lo stop loss, perché se io ripeto, fossi entrato dollaro yen sell, qui lo stop loss, e il mercato ad un tratto da qui passa a questo livello, il mio stop loss viene eseguito a questo livello, e voi potete andare da qualsiasi legale, potete fare i casini che volete, che tanto voi avete firmato un contratto, perché esistono ancora i broker che fortunatamente vi fanno firmare i contratti seri. Voi vi troverete con questo tipo di problema. Se non siete in grado di gestire questo tipo di problema, è irrilevante quanti soldi voi mettete sul conto. È molto importante che voi capiate questo passaggio, perché nessuno ve ne parla. Voi potete anche aprire un conto da $100, lavorare con i microlotti, con i centesimi, ma se capitate nella parte sbagliata, in una situazione di estrema volatilità, voi vi troverete con il conto sotto migliaia di euro. Quindi è molto importante capire che lo stop loss sì è un sistema che aiuta, ma aiuta in una situazione di volatilità contenuta. L'utilizzo dello stop loss lo vedo spesso applicare negli istanti antecedenti alla comunicazione di una news. Che cosa succede? Ipotesi, magari lo facciamo su euro franco svizzero, c'è una notizia imminente, i trader che cosa fanno di solito? Qui si mettono buy e qua si mettono sell, e poi iniziano a posizionare magari lo stop loss da una parte e lo stop dall'altra. Il problema è che in questa situazione lo stop loss viene eseguito al primo prezzo di mercato, quindi è anche inutile, si rischia di rimanere appesi con due operazioni e con lo stop loss che viene eseguito ad un prezzo nettamente superiore o inferiore alle aspettative. Forse era meglio farlo con dollaro franco svizzero. Ipotizziamo che si trova a questo livello qui, io mi metto sell, mi metto buy e poi piazzo i miei stop loss. Praticamente i miei stop loss non vengono più eseguiti a questo prezzo, verrà eseguito a questo prezzo. Quindi attenzione a quello che si fa. Quindi se lo stop loss ha questo problema, noi come possiamo preservare il conto evitando questi spiacevoli scenari? È molto semplice, l'ho detto all'inizio del video. Solitamente le discontinuità a salto non si verificano esclusivamente su una sola moneta, in questo caso yen, ma noi vediamo che si è verificato anche sul franco svizzero, si è verificato anche sul CAD. Quindi quale sarebbe la strategia per blindare il nostro conto di trading, per blindare i nostri fondi in modo che esplosioni improvvise di volatilità non ci vanno a causare saldo negativo? È molto semplice, io devo distribuire i miei pesi. Innanzitutto io devo riuscire a capire l'equilibratura della mia esposizione, quindi devo considerare con che pesi entrare e prevedere in base a come si muoverà il mercato, anche in maniera imprevedibile, che in quel range io bene o male ci sto dentro. Successivamente, nel momento in cui io mi vado ad esporre sell su dollaro yen, posso comunque stabilire che utilizzi un'ulteriore operazione, che in questo caso potrebbe anche essere dollaro franco svizzero, buy dollaro franco svizzero
buy. Perché questo? Perché nel momento in cui dollaro yen da questo livello è passato a questo livello, anche dollaro franco svizzero da questo livello è passato a questo livello. Quindi la perdita che verrebbe contabilizzata sul dollaro yen verrebbe coperta da dollaro franco svizzero. Posso anche evitare di entrare su dollaro franco svizzero, posso utilizzare euro dollaro, perché se noi guardiamo la discontinuità a saldo si è verificata anche su euro USD. Gli stop loss non garantiscono i nostri fondi, ma i prezzi tutelano. Quindi è necessario avere una panoramica a 360 gradi in modo tale che qualsiasi imprevisto non comporti situazioni spiacevoli nel nostro account.